Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2024. Abbiamo il giudizio, amici dello Scorpione, periodo di presa di consapevolezza, periodo di rinascita per qualcuno, perché dopo una forte presa di consapevolezza c'è un nuovo punto di vista, anche più ampio, una nuova prospettiva e per qualcuno fa riferimento a qualche tipo di chiamata, di solito è a livello spirituale, ma diciamo vedendola un po' più a livello terreno potrebbe proprio essere la chiamata di tipo telefonico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Allora, queste sono comunque letture di tipo generico, possono riguardare la famiglia, il lavoro, qualche movimento spirituale, anche considerato il giudizio. Io vi dico qual è l'andamento energetico generale e poi andrò come a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Ok, sono già partite un sacco di carte, energia veloce devo dire. Allora abbiamo un 4 di coppe, un fante di coppe, un 8 di bastoni, la sacerdotessa, il papa, un fante di denari. Scusate, ma mi è venuto istintivo girare questa carta, volevo vederla, la tengo anche. 6 di spade, vediamo che cosa mi danno come ultima carta. 3 di bastoni e 2 di bastoni. Allora, pare che ci sia qualcosa che non si vede con questo 4 di coppe. Probabilmente si è focalizzati su una determinata situazione e non si sta vedendo intorno a sé o, o in riferimento a una situazione o in riferimento ad una relazione. È come se qualcuno fosse focalizzato, diciamo, più su quello che non ha piuttosto che su quello che ha. E vi dico, poi abbiamo anche questo fante di coppe che potrebbe rappresentare una persona o semplicemente un rinnovato entusiasmo. Sento che qualcuno si sta un po' aspettando un certo tipo di comunicazione. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Andiamo a vedere 4 di coppe spiegato dalla luna e dall'imperatrice. Potrebbe esserci qualche riferimento alla maternità o alla madre, perché comunque anche la luna è una carta di, diciamo che rappresenta il divino femminile. Come se mancasse, da un lato mi viene da dire il sostegno materno, dall'altro probabilmente qualcuno sente che ha bisogno della maternità o sta facendo qualche tipo di riflessione sulla maternità. Devo dire che c'è anche la luna e quindi potrebbero venire a galla delle zone d'ombra. Allora, per il fante di coppe abbiamo un 7 di pentacoli e nuovamente un 4 di pentacoli. Ragazzi, molto mi parla di maternità ed è come se qualcuno non vedesse arrivare questa maternità. È per un gruppo piccolo, di persone ovviamente. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Torre. 6 di coppe, fante di pentacoli, sole e diavolo.
Allora, ragazzi, qui ci potrebbe essere proprio una questione anche con i figli, perché abbiamo anche solo un altro fante qui. Quindi, dipendendo se voi siete i figli o i genitori, ho come la sensazione che ci sia qualche tipo di comunicazione che si sta aspettando, che sta condizionando un pochettino, perché abbiamo comunque anche la carta del diavolo, quindi potrebbero esserci dei pensieri inerenti ai figli, piuttosto che inerenti... abbiamo anche un 6 di coppe, che come la luna mi richiama qualche cosa del passato. C'è come un tema qui dove voi vi sentite carenti, perché avete due volte il 4 di coppe, come se vi mancasse qualcosa, probabilmente questa comunicazione. Può anche essere, se per esempio non siete in contatto con i vostri figli da molto tempo, io ho come la sensazione che voi abbiate bisogno, desideriate, vogliate anche riprendere contatto. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Se non fosse un figlio, ragazzi, potrebbe essere un progetto. Io dico spesso che la parola figlio e progetto sono interscambiabili con i tarocchi, ok? Qua ho molto della maternità perché anche il 7 di Pentacoli mi parla di gravidanza. Io lo vedo in quel senso lì, però ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Il giudizio e il papa. E il papa ce l'avete anche qui. Guardate, è interessantissima la lettura, si sono girate altre due carte. 8 di bastoni e giustizia. È interessante perché qua vediamo un forte potere femminile e qui abbiamo come una sorta di contrasto tra il potere femminile e il potere maschile. A livello spirituale, intendo, diciamo divino femminile e divino maschile, ecco, per capirci. Ehm, io credo che, allora, se per caso questa chiamata che state aspettando è una chiamata di tipo lavorativo per iniziare un qualche tipo di percorso, un qualche tipo di progetto, un qualche tipo di studio, riunione piuttosto che progetto, io qui ho come la sensazione che ci siano troppi dettagli su cui vi perdete. Cioè, nel senso, alla fine la sacerdotessa vi dice che non è tanto importante capire se una cosa è giusta o sbagliata, ma il punto è, visto che avete anche il giudizio sotto, vedere le cose da un punto di vista più ampio, da una prospettiva più ampia. Qui abbiamo la giustizia, il giudizio due volte. Ragazzi, qua c'è un movimento importante a livello spirituale, e con la giustizia si parla anche di giustizia divina. È come se non riusciste a vedere un qualche cosa in prospettiva, vi focalizzate sul piccolo e non riuscite a vedere tanto il grande. Probabilmente avete bisogno di qualcuno qui, ed ecco che arriva il Papa, che, che vi guidi un po'. Tenete presente che quando arriva il Papa la guida, io parlo di guida spirituale perché quello è quello che rappresenta, però mm, può anche essere un libro per farvi capire. È come se avessi bisogno, ehm, guardate, io lo sento molto come una persona, se ve la devo dire tutta, però se non volete cercare una guida spirituale in questo momento, potete anche affidarvi a un libro, però andiamo a vederlo questo Papa. Asso di coppe e 2 di coppe. Allora, se fosse per caso un qualche tipo di situazione di coppia, che sia una coppia romantica piuttosto che lavorativa, piuttosto che un accordo che si deve prendere per iniziare questo nuovo progetto barra figlio barra percorso di studi, devo dire che la seconda metà, la seconda settimana di maggio promette molto 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 e poi ancora molto bene, perché abbiamo questo Papa che comunque sì può rappresentare una guida, ma è anche una carta che ci parla di contratti, quello che prima non vedevate qua, la giustizia anche parla di contratti. Io sento che qui si potrebbe, diciamo, evolvere, c'è come un'apertura del cuore, ci sono nuovi accordi, ci sono ehm, nuove relazioni, nuove conoscenze, nuovi incontri, nuove idee, qualche cosa che riempie il cuore, che parte, che inizia, che viene ufficializzato.
io credo che qui questa comunicazione che stia arrivando non sia una comunicazione materiale, ma come se fosse una comunicazione dall'alto. È come se steste aspettando un cenno, magari dai vostri ehm, spiriti guida, piuttosto che dal vostro sé superiore, piuttosto che, insomma, a chi state chiedendo qualche illuminazione. Andiamo a vedere il fante, ok, di denari. Abbiamo un 5 di bastoni e un eremita. Scusate, un imperatore. È come se ci fosse da imparare un nuovo ordine delle cose, un nuovo compromesso, un nuovo equilibrio, nuove regole anche, mi viene da dire, regole di comunità, perché quando c'è il Papa si parla sempre di comunità, di società. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni perché ci parla di progetti, di qualche cosa che va avanti. Quindi qua sento con queste due carte degli inizi, qualche cosa che appunto si approccia a cominciare. Ah, ragazzi, se per caso state cercando lavoro e siete in una fase dove potete essere assunti come apprendisti, eh, ve lo do quasi per certo che in maggio, adesso qua parliamo dei primi 15-20 giorni, però ho come la sensazione che si smuova qualche cosa. Andiamo con il 3 di bastoni. Tre di pentacoli. Sì, c'è proprio come una nuova progettualità nella seconda settimana. E 8 di pentacoli. Una nuova quotidianità, una nuova progettualità, un nuovo senso di collaborazione, un nuovo senso di responsabilità. È come se questa guida vi aiutasse a trovare l'equilibrio che qui prima con la torre al contrario e questo diavolo facevate fatica a incontrare, insomma. E sento che è proprio quello che vi serve, giustamente anche qui avete il giudizio in centro lettura, la gatta è d'accordo. È quello che vi serve per evolvere, per andare oltre, per andare verso questa progettualità, insomma, di cui ci parla il 3 di bastoni. Ok, ragazzi, adesso che la gatta si è calmata, andiamo a vedere cosa vi dice Osho, cosa vi consiglia in più. Divertimento. Sì, avete bisogno come di alleggerire. Sento che la prima parte di maggio è pesantina. C'è anche questa luna, ragazzi, che può portare a galla dei sentimenti. C'è un crollo dell'ego, perché qui abbiamo diavolo e torre, come se qualcuno non si volesse staccare del tutto. Noto ora che qui abbiamo un fante di pentà. Ah, ragazzi, per qualcuno potrebbe essere che non si vuole intraprendere questo nuovo percorso. E invece poi ad un certo punto, con questa guida, che sia un libro, un video, una persona, quello che è, con questo nuovo incontro, con questa nuova idea, è un po' come se le cose prendessero un'altra prospettiva. E poi si parla di nuovi progetti, nuove responsabilità, si parla di guardare al futuro, si parla di iniziare a vedere la vita in un modo diverso. Allora, qui abbiamo l'innocenza e divertimento. Oh, che belle carte, ragazzi. Avete bisogno di ridere, di alleggerirvi, di... sì, riempirvi un pochettino il cuore di gioia. Questa carta è un fante di bastoni e vi dice appunto che c'è bisogno di pensare un pochettino di più in modo leggero, cercare di prendere la vita anche un po' così come viene, mentre la carta dell'innocenza è la carta del sole e vi ricorda di guardare la vita sempre pieni di innocenza, di curiosità per scoprire il mondo, ma senza perdere di vista tutta la saggezza che avete già maturato in questi anni di vita. mm? È la carta del saggio che resta bambino, ok? Che ha un bambino interiore risvegliato, ma anche la saggezza. Ok, allora, l'olio essenziale che vi può aiutare in questo periodo è l'elicrisum, sarebbe il curry. Incoraggia il perdono
e promuove la longevità. Bene, amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi sia stata, insomma, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti come vi è vibrato e se poi volete anche sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere. Nel caso in cui vogliate intraprendere un percorso di crescita con me, vi basta abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!